Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che è veramente delizioso e tra l'altro anche semplicissimo da eseguire, tant'è che si esegue soltanto con 4 righe di ripetizione. Veramente alla portata di tutti e veramente adattabile a qualsiasi creazione vogliate. Vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 10 più 1. Io ho già montato 51 catenelle che sono un multiplo di 10 più 1, alle quali vado ad aggiungere una catenella per poter tornare indietro. Dopodiché entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto con un punto basso. Salgo con 2 catenelle, saranno il mio primo punto alto. Dopodiché ne aggiungo 4 di separazione. Prendo il filo ed entro nella quinta catenella utile, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella numero 5 e faccio un punto alto, 4 catenelle, rientro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto. Aggiungo 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nella quinta catenella utile e faccio un punto alto. 4 catenelle di separazione. Prendo il filo, entro nella quinta catenella disponibile e vado a fare un punto alto, 4 catenelle e rientro nella stessa catenella di base con un altro punto alto, 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nella quinta catenella utile con un punto alto, vado a rifare le 4 catenelle, prendo il filo, entro sempre nella quinta catenella utile con punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto. La sequenza da fare è questa per tutta la riga. Ho fatto le ultime 4 catenelle di separazione, ora vado a fare l'ultimo punto alto nella quinta catenella utile che è anche l'ultima. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il primo punto alto. Ne aggiungo 2 di separazione, entro nel primo archetto utile con un punto basso, quindi nell'archetto che abbiamo qui subito dopo delle 4 catenelle. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo e lavoro un gruppo di 4 punti alti, due catenelle e 4 punti alti nello stesso archetto di base. Mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, dopodiché vado a fare 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso, prendo il filo, mi sposto nell'archetto formato dalle 4 catenelle tra i due punti alti e vado a ripetere i 4 punti alti due catenelle, rientro nello stesso archetto e vado a fare gli altri 4 punti alti.
mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto che viene dopo con un punto basso, prendo il filo, entro qui nel punto V, quello formato dai due punti alti separati dalle 4 catenelle, vado a replicare i miei 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti nello stesso archetto di base. E vado a chiudere il ventaglietto con un punto basso nell'archetto successivo. Aggiungo le 4 catenelle e vado a fare la stessa sequenza fino alla fine della riga. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto, ora vado a chiudermi con un punto basso nell'archetto successivo, dopodiché termino la riga con 2 catenelle di separazione e vado a chiudere con un punto alto. E abbiamo fatto la nostra riga numero 2. Ovviamente se vedete che il lavoro si incurva, non vi preoccupate, man mano che saliremo col lavoro, il lavoro si raddrizzerà. Quindi ora partiamo con la riga numero 3. La riga numero 3 consiste nel salire con le 3 catenelle, farne 2 di separazione, quindi le 3 catenelle vanno a sostituire il punto alto, alle quali ne ho aggiunte 2 di separazione, entro nello stesso punto di base e lavoro un altro punto alto. Dopodiché faccio 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto qua in mezzo tra i gruppi di 4 punti alti e faccio un ulteriore punto alto, 4 catenelle, prendo il filo, entro qui nell'archetto formato tra i due punti bassi e vado a fare un punto alto, 4 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base e faccio un altro punto alto, 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro qui tra i due gruppi dei 4 punti alti con un punto alto, 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e ripeto il mio punto alto, 4 catenelle di separazione e entro con un altro punto alto, 4 catenelle, prendo il filo, vado a fare il mio punto alto, il centro del ventaglietto, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo e lavoro punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto, di nuovo 4 catenelle, entro al centro dell'archetto e vado a finire la riga con questa sequenza. Ho fatto il mio ultimo punto alto, quello in mezzo al ventaglietto, vado a fare le mie 4 catenelle, prendo il filo ed entro nella terza catenella partendo dal basso e faccio punto alto, 2 catenelle, rientro e faccio un altro punto alto e abbiamo finito la riga numero 3. Vedete che già comincia a raddrizzarsi. Ora partiamo con la riga numero 4. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché entro nell'archetto che ho subito qua sotto, vado a farne altri 3 per un totale di 4. 3 nell'archetto e 1 saranno le 3 catenelle. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto basso, 4 catenelle, vado nell'archetto dopo, faccio un punto basso, prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo e faccio il mio ventaglietto formato da 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti nello stesso archetto di base. Mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso,
4 catenelle, vado nell'archetto che viene dopo con un punto basso, dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare il mio ventaglietto, 4 punti alti, 2 catenelle e 4 punti alti. Praticamente andiamo ad alternare i ventaglietti in questa maniera. Quindi fatto anche questo ventaglietto, vado a chiuderlo nell'archetto successivo con un punto basso, faccio le mie 4 catenelle e continuo questa sequenza per tutta la riga. Ho lavorato l'ultimo punto basso, ora prendo il filo, mi sposto nell'ultimo archetto utile, vado a lavorare 3 punti alti dentro l'archetto e un punto alto nella terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle iniziali del giro sottostante. E ho finito anche la riga numero 4. Ora partiamo con la riga numero 5. Salgo con 3 catenelle che sono il nostro primo punto alto, ne aggiungo 4 di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto, quindi salto questi punti, entro nel primo archetto utile e faccio il mio punto alto, 4 catenelle, rientro e faccio un altro punto alto nello stesso archetto di base, aggiungo 4 catenelle, prendo il filo, vado al centro del ventaglietto e faccio un punto alto, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare il mio punto V formato da punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto nello stesso archetto di base, 4 catenelle, prendo il filo, mi sposto qui al centro, punto alto, 4 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, faccio punto alto, 4 catenelle, rientro e faccio un altro punto alto. Vado a finire la riga con questa sequenza. Sono arrivata all'ultimo punto V, ora vado a fare 4 catenelle, prendo il filo e vado a chiudermi con un punto alto nell'ultimo punto utile. E abbiamo terminato la riga numero 5. Ora non dovremo fare altro che ripartire dalla riga numero 2. Quindi se non vi ricordate la sequenza, riportate indietro il video alla riga numero 2 e seguite ancora le mie indicazioni. Ci vediamo quando questo campione diventerà un pochino più grande. Ed ecco il punto finito, è veramente tanto bello, idealissimo per una stola, una sciarpa, un runner, un centrotavola rettangolare, iniziato magari lavorandone una parte, una metà, dopo riprendendo l'altra metà, in modo da avere lo smerlo in 2 parti, ideale anche per maglie, cardigan, kimono, veramente si presta a tantissime cose, è molto bello, molto raffinato, nello stesso tempo è semplicissimo da eseguire. E con oggi il video è finito, spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.